ne veniamo a capo. Come avrete visto nell'episodio precedente, la mia qualifica è finita in ghiaia. Avrei sicuramente preferito tornare ai box tutto d'un pezzo, però guardiamo i lati positivi. Ecco, prima di vedere i lati positivi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanellina. La vostra iscrizione è davvero importantissima per me. Non solo perché ogni volta che pubblico un video venite notificati, ma soprattutto perché iscrivendovi al canale fate crescere questo canale e mi date la possibilità di fare video sempre migliori. Quindi, grazie. Tornando a noi, alla curva Misano 1, dove sono caduto, in genere si fanno un botto di danni. Infatti lì, ad esempio, c'era caduto Marquez durante le prove e la moto era... Ora, io sono stato veramente fortunato perché la mia moto non ha iniziato a rotolare ma è rimbalzata in ghiaia, quindi sono riuscito a cavarmela con relativamente pochi danni. Inoltre oggi ho imparato molto. Ho capito che quando fa freddo e ti fermi ai box e poi riparti ci vogliono almeno 2 giri per riscaldare le gomme. Non solo, in piste come Misano che girano tutte a destra, devi stare ancora più attento alle curve a sinistra, perché la parte sinistra della gomma non si scalda mai e succede quello che è successo a me. Ora, io lo sapevo che a sinistra la gomma non teneva, ma non immaginavo che non tenesse così tanto. Ora, riguardando l'onboard, alcuni di voi potranno dire ma eri fuori traiettoria, perché in effetti la mia moto non puntava al punto di corda, ma puntava un po' largo. E in parte è vero. E il motivo per cui non puntava al punto di corda è che ho inserito la moto piano in curva, quindi sono stato abbastanza lento e la moto non ha chiuso subito la linea. Però questa non è la caduta da fuori traiettoria, ovvero quella caduta in cui vai sullo sporco e scivoli. Perché io sono scivolato quando comunque ero sulla traiettoria ideale, sulla parte gommata, sulla parte che tiene. Quindi questa è semplicemente una caduta da gomma fredda. E il problema delle cadute da gomma fredda è che non ti avvisano. Tu entri in curva, boom, cadi. Ed è una cosa che succede anche ai pro. Ad esempio è successo a Luca Salvadori quest'anno ad Aragon. Esperienza che anche oggi mi porto a casa. Inoltre oggi ho imparato un'altra cosa. Ora, quando si va in pista si sta sempre a guardare il tempo, no? Ah, sei andato più veloce di me, ti ho dato 2 decimi. È la classica sfida tra amici. Il fatto è che se si vuole fare un paragone, non bisogna confrontare il proprio tempo con quello che ha fatto un altro in un altro giorno, ma bisogna confrontare il proprio tempo con quello che gli altri stanno facendo in quel giorno stesso. Perché ogni giorno la pista cambia. Cambiano le condizioni dell'asfalto, cambia la temperatura, il grip, la sporcizia, la pista gommata, l'umidità. Misano, ricordati che c'è mare qua vicino, quindi vuol dire che c'è sabbia in pista, salsedine, qualsiasi tipo di cosa c'è sull'asfalto. Quindi lo stesso pilota che oggi gira in 1,40, magari domani gira in 1,42, ma non è lui che si è rimbambito, è proprio la pista che è cambiata. Questo weekend la pista era molto lenta, perché ad esempio a maggio Rudy Oliva aveva fatto la pole in 1,38, oggi ha fatto la pole in 1,48. Tutti quanti hanno girato 2 secondi più piano. Quindi se io paragono il mio tempo con quello che hanno fatto oggi gli altri, il mio 1,45,2 è per me davvero un ottimo risultato. Quindi questa è una cosa molto positiva. Comunque ci siamo. Tra poco avrà inizio la gara che sarà di 8 giri. L'hanno accorciata a causa di un ritardo nel programma. In tanti mi chiedete dove sono finiti la tuta e il casco personalizzati. Ora il casco si è rotto nella caduta Franciacorta, quindi sto usando quello di scorta, e la tuta pure. Ed è ancora in riparazione. Quindi oggi correrò col casco di scorta e la tuta d'allenamento. Inoltre voglio ringraziare tutti quelli che sono venuti a salutarmi a Misano in questi 3 giorni. Eravate davvero tantissimi ed è stato bello. Colgo l'occasione per ricordarvi una cosa molto importante. Se volete passare per il box per un saluto, non venite mai prima della gara. Perché io, come tutti i piloti, prima della gara l'unica cosa che vogliamo fare è stare da soli. Quindi se passate prima della gara mi trovate in un momento veramente brutto. Il momento migliore è dopo la gara. Intanto ci siamo, tutto pronto per gara 1, testa bassa, gas, vediamo di fare bene. E soprattutto sarà importante riuscire a ritrovare subito fiducia con l'anteriore dopo l'incidente di stamattina. Madonna che partenza! Mamma!
minchia, ma come si infilano qua? Oh, oh, oh. Ma porca vacca, ma mi hanno ripassato tutti. Ok, no, va bene, scusate. Ok, non ero abituato a così tanta cattiveria. Nella Race Attack sono un po' più tranquilli, qua si buttano dentro alla morte, ok. Adesso ho capito cosa vuol dire la partenza di una gara tosta. Cazzo che staccata, Pedrini! Complimenti. Che è andato lungo al carro e nel guardarlo ho perso un attimo la linea. Ok, non importa, comunque non ho perso tanto tempo. Adesso Pedrini va più forte di me, quindi sarà duro andarlo a prendere. Dovrò cercare di fare un buon passo e difendermi da Passarelli che è dietro di me. Quarto giro, Pedrini è sparito all'orizzonte, non si vede più. Però continuo a sentire dietro il rumore del pilota che mi segue, quindi non so quanto sia il distacco, ma di sicuro devo continuare a martellare. Giro, 3 giri alla fine, inizio a sentire l'avambraccio che dà fastidio, porca miseria. Ed è un casino perché sento la presenza di Passarelli dietro di me, che non so quanto sia distante, ma mi spinge a frenare forte per difendermi e questo non fa bene al braccio. Comunque dai, devo resistere, mancano solo 3 giri alla fine. A cadere. Non ho fatto niente di strano, mi sono trovato per terra. Ma com'è possibile? Ma che caduta è? Non lo so. Stiamo analizzando i dati per capire perché sono caduto. Non ne veniamo a capo. Non riusciamo a capirlo. Ho fatto la stessa linea degli altri giri, sono entrato con 2 bar e mezzo di pressione di freno, quindi non ero troppo frenato, non ho pinzato. Non lo so, non capiamo. Abbiamo passato 2 ore a scervellarci tra acquisizione dati, video on board, pareri tecnici e non capiamo perché sono caduto.
a detta del team manager, del meccanico, quello che ho fatto sulla moto era giusto. Lo vedete anche voi dalla telemetria, guardatela, ce l'avete qua. Ora, non considerate quel picco di 23 bar in frenata che si è verificato quando la moto è caduta per terra e la leva si è tirata, no? Guardate prima, io pinzo, stacco con moto dritta, inizio pian piano a rilasciare il freno, imposto, inserisco la moto in curva. A un certo punto dell'inserimento, col freno a 2 bar, che ci sta, boom, si chiude l'anteriore. Al quinto giro, la gomma era calda. Quando uno va per terra, cerca di capire dove è stato l'errore in modo da non ripeterlo più. Ma qua non capiamo il perché. Queste sono le cadute che più odio in assoluto, quelle in cui sei per terra e non sai il perché. Oggi abbiamo provato una nuova tipologia di gomma anteriore, sono caduto in entrambi i turni, quindi primo turno per gomma fredda, il secondo turno non so il perché. Però davvero, cioè, se qualcuno di voi guardando quel grafico riesce a capire il motivo, me lo dica, perché ho bisogno di sapere se c'è stato un errore da parte mia. Errore che però non è emerso. Quindi per domani, in gara 2, utilizzeremo la stessa tipologia che usavamo il venerdì. Almeno so che con quella ho avuto un buon feeling e non sono andato per terra. Non mi sono dato pace. Ho passato tutta la sera a guardarmi il video e la telemetria. Ho girato tutto il paddock chiedendo consiglio a piloti, tecnici, esperti, ma comunque di fronte al video e alla telemetria nessuno ne veniva a capo. L'unica cosa che abbiamo notato è questa. Ora, guardate il grafico delle sospensioni. Si nota che l'anteriore e il posteriore si comprimono 3 volte prima di cadere. Questo significa che sono passato su una parte di asfalto sconnessa. Vedete nel grafico? Prima buca, seconda buca, terza buca e poi caduta. Infatti mi hanno spiegato che a quella curva, la Rio, devi girare un po' largo per evitare la buca. Quindi voi direte, vabbè, hai trovato il problema. Ecco perché sei caduto. In realtà no, perché se vedete nel punto in cui prendo la buca, la forcella si comprime di 10 mm. Passa da 100 mm a 110 mm. Ma la forcella può arrivare fino a 130 mm. Quindi aveva ancora margine per lavorare. Quindi, non lo so, è un mistero. Più corro in moto, più mi rendo conto di quanto sia incredibilmente complesso. Il discorso gomme poi è veramente un gran casino, perché ogni pilota deve essere bravo a capire la gomma, adattare la sua guida alla gomma e dare istruzioni ai tecnici su come settare la moto in funzione della gomma. E questo non varia solo in funzione della gomma, ma varia in funzione della moto, dell'asfalto, della temperatura, dell'umidità, di come si è svegliato quel giorno il pilota. È un bordello. Io ho veramente tanto da imparare. Tantissimo, molto più di quanto immaginassi. Ma fa parte del gioco. Adesso pensiamo a gara 2, che sarà domani. Monterò la stessa gomma che avevo usato il venerdì con cui mi ero trovato bene e puntiamo a migliorare.